Cari amici di Crazy Motor Life, benvenuti ad un appuntamento straordinario. Questa settimana seguiremo da vicinissimo la World Superbike qui ad Imola e non potevamo iniziare se non con colui che ha permesso il ritorno della World Superbike in questo straordinario autodromo. Ex amministratore delegato, ex direttore generale dell'autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari, Walter Sacca. Ciao Walter! Ciao Giacomo e buongiorno a tutti i videoascoltatori di Crazy Motor Life. Walter, quante emozioni, quanti ricordi suscita questo autodromo in te? Beh, guarda, più che emozioni, tantissimi ricordi. Le emozioni le suscitano il suono meraviglioso delle motociclette che si sentono sullo sfondo, credo stiano girando in questo momento le Superbike. Tornando al discorso dei ricordi, molti ricordi, tanto impegno, molto lavoro, con una squadra eccezionale che ha consentito appunto di riportare nel 2009 il mondiale Superbike. Sì, come dicevi, si sente proprio la Superbike che ne sta facendo questo weekend. Walter, raccontaci qualcosa di particolare che ti lega a questo circuito. Mi lega un impegno veramente importante in termini umani e professionali, in quanto io avevo una missione, direi a tempo, avevo 3 anni di tempo per riuscire a risollevare le sorti di un autodromo che tristemente si stava avviando al declino, e questo ha comportato una grande responsabilità. Quando arrivai a Imola era stata intesa come struttura, rasa al suolo e ricostruita, nel rasa al suolo del 2006, ricostruita tra il 2008 e il 2009, io arrivai alla fine del 2009 e dovevo risollevare un autodromo che oramai era praticamente statico. Veramente tanto impegno, anche perché eravamo in 4, quindi un autodromo internazionale con 4 persone all'interno, direi che non è stato facile. Tante notti, tanto impegno da parte di tutti e via via poi la squadra si è allargata e siamo riusciti a fare delle cose che oggi potrei definire incredibili se guardo al passato. L'artefice del ritorno della World Superbike in questo straordinario circuito. Cosa ci puoi dire? Quanto è stato difficile riuscire a portare una competizione mondiale qui ad Imola? No, in realtà sono state tutta una serie di eventi fortuiti che hanno riportato, che hanno dato l'opportunità a Imola di riprendere il mondiale Superbike, perché un tempo ovviamente lo organizzava in modo continuativo, con delle sfide epiche. In realtà quello che è stato complicato non è stato tanto riportare la Superbike, così come tante altre manifestazioni di caratura internazionale o titolazione mondiale, ma l'impegno proprio nel dover riuscire a rimettere insieme una squadra importante, quello che gli addetti ai lavori sanno, ma che il pubblico da casa probabilmente non sa, che in un weekend del genere ci sono più di 1000 persone che lavorano per realizzare questo evento. Dai commissari di percorso, che sono il cuore dell'autodromo, ai medici, al personale di sicurezza, a tutti coloro i quali a vario titolo hanno un ruolo per far sì che tutto si svolga nel modo migliore possibile. E quindi ricostruire un qualcosa laddove le persone, intendo dire i collaboratori, avevano perso la fiducia per tutta una serie di vicissitudini che aveva subito la precedente gestione, questa è stata la cosa più difficile, ma insomma ci siamo riusciti. Walter, noi ci conosciamo da un po', io so di una cosa bellissima e umana che ti lega all'autodromo Enzo e Dino Ferrari. Puoi raccontare al nostro pubblico come cullavi tua figlia? Sì, hai ricordato un aneddoto molto particolare, devo dire. Al di là delle tante ore trascorse per dare un futuro all'autodromo, che oggi è evidente che sia andato a buon fine, perché insomma tutte le competizioni mondiali sono ritornate, anche i grandi concerti. La notte, come spesso capita a molti genitori, mia figlia non riusciva a dormire o magari piangeva. Una delle tante tecniche era fare un giro con l'auto. Io, piuttosto che fare un giro con l'auto, vivendo appunto ai tempi a Imola, mettevo mia figlia in auto nel seggiolino, la assicuravo in maniera corretta e andavo in autodromo e giravamo in pista in notturna, cioè a natura turistica, bastavano 2 giri e lei si addormentava e dormiva tutta la notte. Quindi questo è sicuramente un aneddoto che a me fa piacere raccontare e che
un giorno mia figlia potrà raccontare a sua volta con una punta di orgoglio. Credo che sia l'unica neonata, aveva sì o no 10 giorni quando ha fatto il suo primo giro, che prendeva sonno girando all'interno dell'autodromo. Walter, tanto rimane tra di noi, ma a te il monumento alle mie spalle piace? È una domanda impegnativa. Guarda, non ne ho mai fatto mistero. È sicuramente un'opera d'arte, a chi piace l'arte la considera ovviamente sotto molti aspetti, molti punti di vista. È un'opera che è costata parecchio all'amministrazione comunale. Francamente io non ritengo che sia il posto idoneo per mettere un'opera di questo tipo, cioè l'avrei messa altrove. Cioè, guarda, sarò diretto, no, non mi piace. Non mi piace e trovo che sia fuori luogo addirittura come tipo di benvenuto all'interno di un autodromo. Per carità, mi linceranno tutti gli amanti dell'arte, però mi ricorda un altro tipo di attività quella struttura, che è un'attività sicuramente non carina, insomma, dove uno va a comprare pezzi di ricambio quando ha bisogno di qualcosa che non trova, insomma, lasciamo stare. Grazie Walter, sei stato chiarissimo. Adesso mi lincerà l'artista, ma ho già fatto i complimenti, è eccezionale, non la vedo bene lì, ecco. Non la vedo messa lì, come ho già detto prima, ma in una rotatoria, magari all'uscita dell'autostrada, nella prima rotatoria, messa lì, forse potrebbe starci. Walter, allora, noi diamo un anticipo ai nostri lettori, a coloro che ci seguono su Crazy Motor Life. Walter Sciacca ha tantissimi progetti in mano e tantissime notizie da darci, ma non ci racconterà solo quello. A Crazy Motor Life si racconterà l'uomo Walter Sciacca, come è arrivato al successo, come è arrivato a raggiungere traguardi inimmaginabili per tanti altri. Quindi Walter, io ti ringrazio per esserti presentato a Crazy Motor Life e per averci raccontato un po' di storia di questo autodromo internazionale, un autodromo storico per tutti i cuori e nei cuori degli appassionati. Ti ringrazio. Ciao Walter. Grazie a te Giacomo, buon lavoro per questi 3 giorni sicuramente impegnativi. Un saluto a tutti i video ascoltatori di Crazy Motor Life e ci vediamo allora in una prossima puntata. A presto. Grazie, ciao. Ciao.